L'inalazione da un corpo estraneo è un evento abbastanza frequente nei bambini e quindi dobbiamo imparare a conoscerlo, a riconoscerlo precocemente e ad eseguire le manovre più idonee per poter aiutare i nostri figli. Distinguiamo innanzitutto un'ostruzione completa da un'ostruzione parziale. Nell'ostruzione parziale il bambino riesce ad emettere qualche suono, quindi tossisce, piange, proprio perché le vie respiratorie non sono completamente occluse, quindi chiuse. In questo caso che cosa dobbiamo fare? In particolare dovremo cercare di tranquillizzare il bambino e ovviamente allertare comunque i soccorsi o portarlo direttamente in pronto soccorso perché l'ostruzione parziale potrebbe diventare un'ostruzione completa. In caso invece di un'ostruzione completa il bambino non emette suoni, quindi non piange, non tossisce e rapidamente può diventare tutto rosso, quindi iperemico al volto, oppure poi successivamente cianotico, quindi bluastro. A questo punto dobbiamo attuare le manovre di disostruzione. Andiamo a posizionarlo in questo modo: prendiamo la mandibola in modo tale che la testolina sia ben ferma, posizioniamo il corpo del lattante sul nostro avambraccio e l'avambraccio lo posizioniamo sulla nostra coscia, avendo cura che la testa sia in posizione più declive, quindi più in basso rispetto al resto del corpo. Andremo ad eseguire 5 pacche interscapolari, quindi 5 pacche che verranno date all'interno della regione tra le due scapole. Devono essere lente e energiche, quindi 1, 2, 3, 4, 5. A questo punto, avendo sempre cura di prendere la testolina del nostro bambino, andremo a posizionarci invece dall'altra parte. In questo passaggio controllo che il corpo estraneo non sia affiorato, perché in questo caso lo posso tranquillamente eliminare con le mie mani, solo se appunto è in prossimità delle labbra. A questo punto riprendo sempre, tengo sempre bene la testa tra le mani, quindi la nuca in questo caso, posiziono il corpo del lattante sul mio avambraccio e l'avambraccio sulla mia coscia. Andrò ad eseguire 5 compressioni intratoraciche, prendendo come punto di repere la linea intermammillare, quindi la linea che passa per i due capezzoli. Mi posizionerò al di sotto ed eseguirò quindi 5 compressioni lente e profonde. Quindi 1, 2, 3, 4, 5.